Eccoci oggi giornatona di vlog o vlog o videolog o come si chiamano perché voi adesso vi rivelerò un segreto, in realtà io non guardo i video su YouTube e non frequento i social. Tuttavia mi piace conoscere come si muovono le cose, come con i videogiochi, conosco i videogiochi ma non ci gioco. Voi direte che stranezza, eppure a volte è così. È come quelli che costruiscono case e non ci abitano. No, non c'entra niente. Va bene. E allora, parliamo un attimo dell'importanza di strutturare un proprio progetto secondo delle regole ben precise che facciano parte di una mappa mentale. A volte però tutti i ragionamenti che facciamo tra lo sviluppo del gioco e quello che manca nel gioco e dove potrei mettere questo, dove potrei mettere quell'altro e contatta il disegnatore, contatta quello dell'audio, fammi fare un... Ci si dimentica che poi la cosa più importante al fine di poter andare avanti con entusiasmo e con la propria attività è generare comunque una community di persone che ci tengono a seguire il progetto e potrebbero anche beneficiare del gioco perché gli piace, potrebbero diventare sponsor, ma potrebbero essere anche solo videogiocatori che apprezzano l'idea e la portano avanti. Un altro obiettivo invece di questi video che sto facendo è quello di incentivare chi sta già facendo qualcosa, ma che non ha l'idea di come portarla avanti nella maniera corretta. Spesso capita, io lo dico sempre, che l'artista ha un difetto. Il più grosso difetto di un artista è che non si sa vendere. Quindi spesso gli artisti fanno i disegni, producono le opere in 3D e alla fine non monetizzano perché non hanno la più pallida idea di come fare a monetizzare e spesso tendono a regalare ciò che fanno. Nella vita reale invece ciò che un artista dovrebbe imparare a fare è quello di imparare a studiare il modo per monetizzare la propria attività, anche se poco, sempre meglio di niente, perché dopo il resto si diventa migliori passando con il tempo, no? Quindi man mano che si fa pratica si parla al microfono, a questo microfono che non vedete, è un microfono di fascia media, dai, chiamiamolo così, si sente bene a sufficienza, ma intanto questo va bene per il momento, no? Ecco, questa è un'altra cosa che spesso blocca le persone, gli sviluppatori, ma io non voglio metterci la faccia in quello che sto facendo perché poi chissà cosa pensano, non so parlare, si impara, come sto imparando io in questo che stiamo portando avanti adesso io e il 3D artist, di cui per il momento non vi faccio il nome perché non so se vorrà partecipare a quest'opera di farsi vedere, è proprio quello di metterci la faccia un po' per generare un po' di entusiasmo, anche solo ricevere un commento che dice sì dai ce la puoi fare oppure ar marinaio, sicuramente è incentivante nel completare l'opera o almeno provarci a completare almeno un episodio se ce la facciamo. E poi ovviamente più avanti vedrete sarà anche necessario cominciare a raccogliere un po' di liquidità per spingere un po' di più, spingere con l'advertising se serve, ma anche generando una community forte che sostiene. Speriamo che sia una community fatta per buona parte da parte di artisti, di 3D graphics, di 3D developer, persone che sviluppano in Unity, ma anche sviluppatori che possono dare dei consigli e chissà, magari anche qualcuno che ha voglia di dare una mano e dire guarda che secondo me se tu quello script lo cambi in questo modo ottieni un risultato più bello. E niente, grazie per la visione che avrete adesso di questo video e sono sicuro che vi piacerà perché parte centrale dell'attività, in questo caso stiamo proprio parlando di attività di tipologia aziendale o comunque la direzione è quella, rientra proprio nella pianificazione. Ma per poter pianificare bisogna capire che strumenti mette a disposizione internet al fine di ottenere un determinato risultato. Che cosa ho fatto? Questo sito Gitmind permette di creare delle mappe e è semplicissimo da usare, più di Xmind che avevo usato in passato, ma allo stesso tempo vi dà una libertà di prendere appunti riguardo al modo in cui vi spostate che è utilissima.
Quindi io tra le cose che ho dovuto cercare di capire inizialmente è stata quella di vedere se era possibile monetizzare, eventualmente come potevo monetizzare, eventualmente mettere delle idee per poter monetizzare, quali sono i siti su cui far conoscere il prodotto in modo tale che quando poi sarà immesso nel mercato possa essere utile all'obiettivo, ovvero io lo butto nel mercato, ma qualcuno deve già essere in aspettativa di questo, o almeno contribuire in qualche modo. E da qui poi ha cominciato a svilupparsi una mappa mentale sempre più vasta. Partiamo dall'inizio. L'inizio è stato il merchandising, ovvero io sono partito da supponiamo che il progetto stia andando in grande. Come posso farci un certo guadagno e come fanno di solito gli youtuber per poter fare guadagno su questo? Quindi ho cominciato a immaginare di poter avere delle magliette, no? Con delle determinate scritte, dei cappellini, eventualmente un uncino stampato in 3D, ci stiamo lavorando, ovvero dobbiamo ancora iniziare a lavorarci, però il pensiero c'è. Eventuali serie addirittura limitata con una copia fisica, che in questo caso non avevo ancora un'idea, ma poi nei giorni passati ho avuto un'idea che potrebbe starci dentro e poi ho cominciato a cercare quei siti che vengono utilizzati più spesso da parte degli youtuber per farsi conoscere. Ognuno di questi ha i suoi pro e i suoi contro. C'è un problema di fondo in tutto questo, spesso c'è una bassa revenue quando si sviluppano questo tipo di oggetti, soprattutto le magliette. Le magliette costano tipo 12 euro, 12-13 euro, per poterne vendere una bisogna metterla a 20. Mi stavo chiedendo se con un plafond di, che ne so, 1000 euro si potesse riuscire ad acquistare delle magliette già prestampate con pochi euro, tipo 2-3 euro l'una, per poi rivenderle a 10-12 euro. Sarebbe un prezzo abbordabile per chi le acquista e allo stesso tempo darebbe più margine di guadagno a chi le rivende. Il problema però che c'è in questa fase qua è che questi siti fanno tutto loro, quindi hanno il carrello, voi potete acquistare direttamente e dopo da lì parte tutto l'iter, quindi più della metà se lo tiene il gestore del sito, a noi verrebbe forse un 30% totale della vendita, però sarebbe più immediato. Mi ha colpito in particolare Merck di Amazon, non so di preciso come questo funzioni, tuttavia potrebbe essere quello più interessante perché comunque su Amazon abbiamo una vetrina enorme. L'idea delle magliette con determinati tipi di scritte secondo me è particolarmente avvincente e quindi potrebbe avere un ampio margine di mercato. Forse potrebbe anche fare pubblicità incrociata con il videogioco, così chi compra la maglietta dice ma fa parte di un videogioco perché poi riceve il tagliandino che fa riferimento al videogioco, forse anche con uno sconto, poi non è che costerà chissà che, molto probabilmente il gioco verrà venduto a 99 centesimi, quindi sì, potete anche sprecarvi di spenderli. Però questo poi farebbe partire un circolo, no? E chi compra la maglietta va al videogioco, chi compra il videogioco va alla maglietta. Ovviamente questo presenta poi una difficoltà, ovvero che bisogna aprire partita IVA in Italia con il codice Ateco corretto per poter fare il venditore. E anche qui andiamo a incastrarci sulla normativa, però intanto l'idea c'è. Poi abbiamo studiato un po' i siti, e quali sono i siti che possono andare bene ehm, per poter fare propagare lo sviluppo che c'è in corso. Alcuni di questi sono stati bocciati, tipo Patreon e Telegram. Patreon perché non è idoneo a questo tipo di progetto, serve più per chi dà consigli, chi sviluppa qualcosa e ha determinati tipi di conoscenze, quindi Patreon ha il suo obiettivo. Telegram è dispersivo, come mi è stato detto dal grafico, mi ha detto guarda che chi usa Telegram lo usa per il motivo per cui è nato e siamo tutti d'accordo su questo. Così alla fine ho deciso di tenere determinati tipi di canali che potrebbero essere particolarmente utili. PayPal, se volete già iniziare a fare delle donazioni, potete andare direttamente su PayPal e mandare un piccolo contributo a questo. Poi c'è TikTok, Reddit, Discord,
X, Instagram, Facebook. E qui c'è una nota per Kickstarter, come vedete c'è una freccettina che porta di là, ma ne parliamo poi perché Kickstarter fa tutto il suo percorso. Per quanto riguarda YouTube, ho dovuto anche cercare di immaginare quali sono le attività migliori, quindi cioè, il canale è stato creato, no? Che è quello che abbiamo visto, che è questo. Poi ci saranno le varie sottocategorie, quindi make off, i tutorial di Unity, eventualmente, eventuali tutorial, potremo anche aggiungerlo, i Blender tutorial da parte del nostro amico grafico, il walkthrough di quando poi sarà pronto, magari saranno anche brevi, però potrebbero sempre servire e sono comunque sempre interessanti perché uno guarda come viene sviluppato, come deve essere giocato il gioco e dice ah bellino dai che lo provo. Poi bisogna studiare i teaser, i trailer, no? Da quanti secondi, mi piacerebbe fare quelli da 4 secondi, ne ho visto uno bellissimo di un'auto che c'è la macchina che arriva, gira, si parcheggia, esce il tipo di corsa e vi preme il tasto dei 4 secondi, 4 secondi netti per fare la pubblicità. Geniale, letteralmente geniale. Il che mi piacerebbe fare anche questo tipo di advertise con questa forma, ma più avanti, insomma, quando il gioco sarà quasi pronto. Poi mi sono studiato i canali di distribuzione per capire dove questo gioco potrebbe avere il suo obiettivo. Siccome è un gioco che principalmente è sulla versione touch, è stato pensato comunque con una concezione touch, anche se comunque è pensato anche per essere utilizzato con il mouse, è pur sempre un punta clic alla fine, tipo The Room, tipo House of Da Vinci. Mi sono concentrato per quanto riguarda i canali di distribuzione sulla quantità di utenti, ovvero se io lancio un prodotto nella massa ho più probabilità che questo venga preso in qualche modo inizialmente. Se poi da lì produce sufficiente contante liquidità, poi da lì mi devo muovere in maniera diversa. Il Play Store sembra che abbia più di 2 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, mettendo un prezzo di vendita a 99 centesimi, se noi facciamo un calcolo semplice, nel mercato dovete sapere che esiste una regola che è molto precisa e funziona quasi sempre ed è la regola che si aggira intorno all'1,2% dell'interesse, ovvero se io ho 2000 iscritti al mio canale, 2000 iscritti per 1,2, 2000 iscritti per 0,012, che vuol dire sarebbe 1 è 100. Questo è quello che rappresenta il 90, 80%, 70%, l'1 è l'1% e questo sarebbe 1,2. No? Quindi moltiplicando 2000 per 0,012 noi abbiamo che 24 persone su 2000 utenti che seguono questo, che potrebbero seguire il canale, 24 persone potrebbero diventare o possibili utilizzatori del gioco, acquirenti delle magliette, acquirenti della propagazione, oppure dei finanziatori di Kickstarter. Questo 1,2%, 1,4% è la base di qualsiasi tipo di attività che si ottenga sui canali social. Funziona su eBay, funziona su Amazon, funziona su YouTube, su qualsiasi posto. Già un utente, uno sviluppatore che è in grado di produrre anche quasi un 2, un 1,9% è ritenuto di fascia altissima. Vuol dire che i contenuti che riesce a fare e la conversion rate che riesce a produrre è notevole, è letteralmente notevole. Così noi abbiamo 2 miliardi di dispositivi. Facciamo questa supposizione, su 2 miliardi di dispositivi, eccoli qui, questi sono 2 miliardi di dispositivi, diviso, anzi per 0,012 abbiamo 24 milioni di utenti che potrebbero vedere il gioco. Attenzione, questi sono 24 milioni di utenti che potrebbero vedere il gioco. Di questi noi facciamo di nuovo per 0,012, di questi abbiamo 288.000 installazioni possibili e probabili. Non sono tantissime, ma non ci fanno schifo. Se noi facciamo 288.000 per 0,99, lo so che è facile il conto, sono 285.000 euro. Non punto a farne così tanti sulla prima uscita,
però questo è per dare un'idea delle probabilità che si ha quando si sviluppa un gioco e si riesce ad avere una propagazione sufficiente. È ovvio però che c'è anche un limite, ovvero se ci sono 2 miliardi di dispositivi e il Play Store è intasato di videogiochi, come ben sappiamo che tutto il mercato è intasato di videogiochi, diminuiscono anche le probabilità che il proprio gioco possa essere visto dalle utenze, no? E allora anche lì bisogna cominciare a fare dei ragionamenti più contenuti, no? Ma in ogni caso, anche se fosse diviso 10 volte, anche se riuscissimo a prendere 28.000 euro, sarebbe un anno di lavoro, no? Un anno di lavoro completo, impegnato, completo, sempre e comunque sopra le stesse identiche attività, no? Ovviamente sia io che il grafico siamo impegnati anche nelle attività lavorative normali e ci ritroviamo a dover utilizzare il nostro tempo libero. E questo implica che sono più o meno 5-6 mesi che stiamo lavorando su questo progetto e mettiamo anche che in due a farla tanta abbiamo impiegato forse 6 ore al giorno, in due, 3 ore a testa al giorno. Questo vorrebbe dire che 5 giorni, 5 mesi per metti 20 giorni lavorativi per 6 ore al giorno sono 600 ore. Se si riesce a prendere circa 30.000 euro diviso 600 ore vuol dire che abbiamo lavorato con una media di circa 50 euro lordi all'ora. Di questi, giusto per chi vuole sapere quanto poi andrà a spendere di tasse, più o meno di tasse si gira intorno 35-40%, 40% più cautela. Quindi noi moltiplicando per 0,60 avremmo guadagnato circa 30 euro netti all'ora di lavoro. Sono dati cautelativi ovviamente perché siamo al quinto mese, quindi potrebbe essere che ora che partoriamo potremo arrivare al nono mese e questa cifra ci si abbassa, però poi tutto dipenderà un po' dagli utenti. Ecco, quindi lo studio che è stato fatto su questo, sulla possibilità di propagazione e di guadagno immediato. Poi abbiamo Steam con 60 milioni di utenti, sono meno, probabilmente ci saranno meno giochi. Non sono un utilizzatore di Steam, ciò che preoccupa è comunque dover sganciare 100 carte per questa attività e lì bisogna vedere. Poi sarà da contattare gli specialisti del settore, i player inside sono i miei preferiti, mi fanno ridere, sono della mia classe e quindi non mi dispiacerebbe se potessero spingere un po' il gioco. Se li conoscete contattateli. Poi abbiamo Chris Ramsey, se non l'avete mai visto è un grande perché ha un canale dedicato solo ai puzzle game, quelli fisici, è bellissimo. Ci sarebbe Patreon e Discord, ma poi vedremo anche questo. Ho già creato una cartella, chiamiamola spam, ovvero ho già trovato tutta una serie di utenti che potrebbero essere di utenti o canali o cose di questo genere che potrebbero essere particolarmente utili per far conoscere il progetto. Ovviamente li ho solo inseriti. Io non sono uno spammer di basso profilo, mi piace di più avere, come potremmo chiamarli, follower reali, ovvero se io vado all'interno di un forum, di uno di questi canali e mi inserisco all'interno, io non farò mai uno spam selvaggio, andate a vedere il mio progetto. Preferisco che le persone capiscano quello che faccio e mi diano dei consigli ed eventualmente partecipino al progetto. Lo trovo più costruttivo e viene generato un entusiasmo differente intorno a tutto questo. Bene, questo è per quanto riguarda ovviamente la parte di studio che c'è stata su cosa sviluppare, cosa aprire, cosa non aprire e queste cosettine qua. Qui ho cominciato a scrivere delle frasi che mi servono per pubblicare sui vari canali, la frase d'effetto iniziale. Ora, nel prossimo video andremo ad analizzare invece tutto il discorso che riguarda un po' il principio del Kickstarter.